cari amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Oggi vi mostrerò come ho realizzato questa deliziosa borsa che ho chiamato Olga. Ho utilizzato 250 grammi circa di cordoncino, uncinetto di lavorazione numero 4. Ci occorreranno anche 2 moschettoni a ventaglio o qualsiasi altro ponticello, una chiusura magnetica, vi suggerisco quella da cucire direttamente all'interno, e una tracolla da 50-60 cm. Spero come sempre che il progetto vi piaccia, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarla. A questo punto possiamo passare direttamente al tutorial, ma come sempre vi devo ricordare di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi tutorial e di seguirmi anche sui social. A questo punto sì, sigla! Faccio un cappio e avvio un multiplo di catenelle 3 più 1, quindi 28 catenelle. 2, 3, 4, 5, 27 multiplo di 3 più 1, poi faccio una 29esima catenella per ritornare indietro a punto basso. A partire dalla prima catenella inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 28 punti bassi. Catenella, giro il mio lavoro e inizio a lavorare. Nel primo punto un punto basso più 2 catenelle. Sempre nello stesso punto vado a lavorare 3 punti alti. Salto 1, 2 punti e nel terzo punto faccio un punto bassissimo. Da qui riparto con 2 catenelle e 3 punti alti nello stesso punto dove ho fatto il punto bassissimo. Salto 1, 2 punti e nel terzo faccio un punto bassissimo più 2 catenelle più 3 punti alti tutti nello stesso punto e così via per tutta la riga. Al termine della riga, dopo aver lavorato l'ultimo ventaglio, il terzo punto alto, ci rimarranno gli ultimi 3 punti. I primi 2 li saltiamo e nell'ultimo punto andiamo a lavorare un punto basso. Catenella e procediamo per la seconda riga a punto Prada. Nel primo punto facciamo sempre un punto basso con le 2 catenelle, nello stesso punto lavoriamo 3 punti alti. Questa volta il punto bassissimo lo andiamo a fare nelle 2 catenelle che abbiamo lavorato in precedenza. Prendiamo il cordoncino e chiudiamo punto bassissimo. Da qui si riparte 2 catenelle e nello stesso arco lavoriamo 3 punti alti. Punto bassissimo nelle 2 catenelle successive. Da qui si riparte sempre con 2 catenelle più 3 punti alti nello stesso arco. Punto bassissimo nelle 2 catenelle successive e da qui ripartiamo e ripetiamo per tutta la riga. Al termine della seconda riga, dopo aver lavorato l'ultimo ventaglio, ci ritroviamo in questa situazione. Andiamo a chiudere semplicemente la riga con un punto basso nelle 2 catenelle.
Da qui si riparte per la riga successiva. Non faremo altro che ripetere tutto quello che abbiamo fatto durante la seconda. Nel primo punto basso facciamo un punto basso più le 2 catenelle. Nello stesso punto facciamo altri 3 punti alti. E proprio come prima andiamo a fare un punto bassissimo nelle 2 catenelle. Da qui si riparte con le 2 catenelle più i 3 punti alti e si procede così per tutta la riga e per tutte le righe successive finché non raggiungiamo l'altezza desiderata. Ho continuato per un totale di 23 righe, questo qui è il risultato, la trama di lavorazione spettacolare. Il mio pannello misura 29 cm per 21 cm. Continuo il mio lavoro andando a rifinire tutto il bordo superiore. Nel primo punto vado a lavorare un punto basso. Poi faccio 2 catenelle di separazione e un punto basso nell'archetto di 2 catenelle. 2 catenelle di separazione più un punto basso nelle 2 catenelle di separazione dell'archetto, insomma 1 2 punto basso sull'archetto, 1 2 punto basso sull'archetto. Concludo la riga con le ultime 2 catenelle e l'ultimo punto basso nell'archetto. Fatta la catenella, giro il mio lavoro e faccio un'ultimissima riga a punto basso. Nel primo punto lavoro un punto basso e farò 2 punti bassi in ciascun archetto, ma nello stesso tempo vado a prendere anche i punti alti che ho al di sotto per non avere una lavorazione traforata. Punto basso sul punto basso, 2 punti bassi nelle 2 catenelle di separazione, ma prendo anche il primo punto alto che ho al di sotto ed il secondo. Punto basso sul punto basso, 2 punti bassi nelle 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Procedo per tutta la riga. Punto basso sul penultimo, concludo con gli ultimi 2 punti bassi nelle 2 catenelle di separazione e con l'ultimo punto basso nell'ultimo punto basso. Catenella, stacchiamo il cordoncino e lo andiamo a nascondere per bene tra i punti. Andiamo a costruire il primo laterale che misura 12 cm per 5 cm circa. Ho preso in considerazione i 2 ventaglietti centrali. Da una parte ho 12 cm, dall'altra anche 12 cm, centimetri che corrispondono all'altezza del mio laterale. Con i marker ho segnato i punti che prendo in considerazione, su cui andrò a lavorare. Cappio, mi inserisco nel primo punto, vado a fare una catenella e sempre nello stesso punto lavoro il primo punto basso. Passo alla riga successiva e lavoro un secondo punto basso, riga successiva, terzo punto basso, riga successiva, quarto punto basso, ultima riga segnata con il marker, quinto ed ultimo punto basso. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo a lavorare sui punti che ho appena creato, quindi un punto basso in ciascun punto per un totale di 5. Continuerò in righe di andata e di ritorno a punto basso per un totale di 18 righe.
Terminate tutte le righe, facciamo una catenella e stacchiamo un po' di cordoncino. Prendiamo un ago e andiamo a cucire il primo lato ed il secondo lato. Cuciti i due laterali, vado a rifinire il bordo superiore. Mi inserisco in un punto qualsiasi e faccio subito una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Per ciascun punto basso al di sotto andrò a lavorare un punto basso. Lavoro un punto basso in ciascun punto dei laterali. Ho 5 punti, un punto in ciascun punto. Procedo sul pannello davanti o dietro della mia borsa e mi lavoro anche questa coda e la blocco. Continuo, vado a lavorare i 5 punti del laterale, mi riporto dall'altra parte finché non termino il giro. Ultimo punto basso, vado a chiudere in maniera invisibile. Inizio sempre con una catenella, procedo per adesso con un punto basso in ciascun punto. Primo punto del laterale, dal secondo punto inizio ad applicare i 2 moschettoni a ventaglio. Secondo punto basso, terzo punto basso, quarto ed ultimo punto basso per quanto riguarda il moschettone. Il quinto lo lavoro singolo e procedo con la mia lavorazione a punto basso semplicissimo. Quando arrivo dall'altra parte applicherò il secondo moschettone esattamente come ho applicato il primo insieme a voi. Questo poi sarà il risultato. Continuiamo fino a terminare il giro e continuo per altri 2 giri per un totale di 4. Ultimo punto, quarto giro punto basso completato. A questo punto facciamo un ultimissimo giro punto bassissimo. Mi inserisco nella catenella, prendo solo questa maglia. Direttamente in questo modo continuo punto bassissimo, vado nel punto basso in costa, punto bassissimo e rifinisco tutto il bordo superiore. Nel frattempo prepariamo un bottone magnetico per applicarlo come ultimissimo step. E voilà, amiche ed amici, progetto completato. La bag misura 21 cm per 16 cm, profondità 5 cm. Amiche ed amici, eccola qui indossata, che dire, è spettacolare, mi piace troppo. Un altro progetto che sicuramente indosserò spesso. E lo dico sempre, la bellezza sta nelle piccole cose, nella semplicità. Io spero che questa borsa vi sia piaciuta e credo proprio che la replicherete, anzi vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere. Se la borsa Olga
Olga e questo video ti sono piaciuti, mi raccomando supportami con un bel pollice all'insù, condividi questo video e continua a seguirmi, infatti iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial e seguimi anche sui social. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!